In questo video vediamo l'uso del futuro per esprimere un dubbio o una supposizione. Vedremo sia il futuro semplice che il futuro anteriore, con varie sfumature nelle affermazioni e nelle domande. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Insegno italiano e in particolare grammatica all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare chi sta imparando l'italiano o più in generale chi ha un interesse per la grammatica. Dunque l'uso del futuro per esprimere un dubbio. L'uso più comune, quello che forse molti già conoscono, è l'uso del futuro semplice per fare una supposizione. Per esempio, se mi chiedi che ore sono, e io non ho l'orologio, quindi non lo so esattamente, posso rispondere, ma saranno le 4. Significa probabilmente sono le 4 o devono essere le 4. Oppure se mi chiedi quanti anni ha la figlia di Claudia, e io non lo so con certezza, posso fare una supposizione e dire ma avrà 12 anni. Anche in questo caso significa non lo so esattamente, ma probabilmente ha circa 12 anni. Frasi come queste sono molto comuni, ma qualcuno potrebbe chiedersi va bene, ma se io sento una frase come avrà 12 anni, come faccio a sapere se chi la usa sta usando il futuro per riferirsi effettivamente al futuro nel tempo, oppure se sta usando il futuro con questo senso di dubbio? Beh, ci sono due cose da tenere presente. La prima, naturalmente, è il contesto. Nella frase ci possono essere altre parole che ci aiutano a capire. Per esempio, se qualcuno mi dice l'anno prossimo Francesca avrà 12 anni, capisco immediatamente che si sta riferendo al futuro. Mentre se mi dice ma non so quanti anni ha Francesca esattamente, avrà 12 anni. Capisco che sta usando il futuro con questo significato di supposizione. Quindi questa è la prima cosa da tenere presente, il contesto. Ma ce n'è un'altra. Con alcuni verbi viene più naturale l'interpretazione temporale, cioè interpretare il futuro in maniera più letterale, diciamo, quindi il futuro che si riferisce al futuro, mentre con altri verbi viene più naturale l'interpretazione dubitativa. Si tratta di sfumature, non si tratta di regole assolute. Vale sempre ovviamente il contesto, come vedremo fra un attimo con un esempio. Ma ci sono alcuni verbi per cui un'interpretazione risulta un po' più forte dell'altra. I verbi per cui risulta un po' più forte l'interpretazione dubitativa sono i verbi stativi. Ora, senza entrare troppo nei dettagli, perché poi magari dedicherò un altro video ai verbi stativi per spiegare bene che cosa sono e quali proprietà hanno. Senza entrare troppo nei dettagli, i verbi stativi sono quei verbi che descrivono una proprietà più o meno permanente del soggetto. Per esempio, essere giovane o costare tanto. Anche senza contesto, se io sento una frase come queste scarpe costeranno un sacco di soldi, tendo a interpretare questo futuro, costeranno, appunto come un futuro dubitativo, quindi riferito al presente, ma che indica un dubbio oppure una supposizione. Queste scarpe devono costare un sacco di soldi, queste scarpe probabilmente costano un sacco di soldi. Con i verbi invece non stativi, che sono verbi che possono indicare un'azione o una trasformazione, come fare una torta, sembra un po' più forte l'altra interpretazione, cioè il futuro sembra riferirsi effettivamente a un evento futuro. Quindi, per esempio, che cosa fa Gianni in cucina? Farà una torta. Se io sento farà una torta, penso che non l'ha ancora fatta, che farà una torta nel futuro. Mi viene più naturale, in un certo senso, questa interpretazione. E quindi, come si fa? Si può usare il futuro con i verbi non stativi per esprimere questa idea di dubbio o di supposizione. Si può usare, ma il mio consiglio in questi casi è di usare la costruzione stare più gerundio. Tornando al nostro esempio della torta, cosa fa Gianni in cucina? Ma starà facendo una torta. In questo caso non ci sono dubbi. Ho usato il futuro, starà, futuro del verbo stare, ma con questa costruzione starà facendo una torta, non ci sono dubbi, mi sto riferendo al presente e ho introdotto
questa idea di supposizione. Non sono sicuro, non so esattamente che cosa stia facendo in cucina, ma presumo che stia facendo una torta, starà facendo una torta. Oppure se sentiamo i vicini di casa che urlano, alzano la voce, ci possiamo chiedere: ma cosa succede? E possiamo rispondere: ma chi lo sa, staranno litigando come al solito. Se invece che riferirci al presente vogliamo fare una supposizione che riguarda il passato, usiamo il futuro anteriore. Il futuro anteriore si forma con il futuro semplice dell'ausiliare, quindi essere o avere, seguito dal participio passato. In questo caso non dobbiamo più preoccuparci della differenza fra verbi stativi e non stativi. Va bene in tutti i casi. Giulia non si è presentata al nostro appuntamento e ci chiediamo che cosa può essere successo. E tu mi dici: si sarà dimenticata. Qui il verbo è dimenticarsi, un verbo riflessivo, quindi ausiliare essere, il futuro anteriore si sarà dimenticata. Significa forse si è dimenticata, probabilmente si è dimenticata. Cosa ha fatto tutto il giorno Gianni in cucina? Avrà fatto una torta. Oppure con il verbo costare, che abbiamo già usato prima, che belle scarpe, saranno costate un sacco di soldi, che significa appunto devono essere costate un sacco di soldi. Quindi per le supposizioni che riguardano il passato usiamo il futuro anteriore. Passiamo alle domande, e per le domande in sostanza valgono gli stessi principi. Se per esempio mi dici qualcosa che non mi convince molto, io ti posso dire: sarà vero? Significa che non sono convinto, sono un po' scettico, e se tu mi vuoi convincere mi dirai sì, è vero, usando il presente. Il significato della frase sarà vero è abbastanza simile a quello della frase con il congiuntivo che sia vero, ma secondo me c'è una piccola differenza fra queste due frasi. Non so se poi tutti sono d'accordo, ma quando io dico sarà vero, significa che la notizia mi viene presentata come vera, ma io non sono molto convinto. Secondo me non lo è. Mentre quando dico che sia vero, nella notizia che mi viene presentata c'è un dubbio, forse non è vera, però io ho il dubbio che sia vera. Quindi nel primo caso, quando dico sarà vero, ho il dubbio che non sia vero, ma quando dico che sia vero, ho il dubbio che sia vero. Non so se è chiaro. Anche per le domande, quando usiamo un verbo che indica un'azione, per evitare confusione si può usare la forma stare più gerundio. Quindi se, per esempio, vogliamo telefonare a Claudia e non la vogliamo disturbare perché è l'ora di pranzo, ci possiamo chiedere: starà mangiando? Secondo me è meglio chiedere starà mangiando che non mangerà. È più chiara, con la prima frase starà mangiando non ci sono dubbi, ci stiamo riferendo al presente. E in questo caso, in un certo senso, sto chiedendo la tua opinione, come se chiedessi: secondo te sta mangiando a quest'ora? Mentre quando Claudia risponde al telefono non userò più il futuro, ma le potrò chiedere: stavi mangiando? Vediamo alcuni esempi con frasi negative. Se andiamo a un appuntamento e non troviamo nessuno, io posso chiedere: non avremmo sbagliato giorno? Posso usare questa frase anche come affermazione, cambia solo l'intonazione. La domanda è: non avremmo sbagliato giorno? Mentre l'affermazione sarà: non avremmo sbagliato giorno. Il significato è praticamente lo stesso. Espressioni molto comuni in questo senso possono essere non dirà sul serio, quando qualcuno dice qualcosa di incredibile, qualcosa di assurdo, che io non voglio credere. Posso dire appunto non dirà sul serio, che significa che è talmente assurdo che secondo me non può dirlo sul serio, ma mi viene il dubbio che lo stia dicendo seriamente. Un'altra espressione molto comune è non penserai che... puntini puntini. Per esempio, se ti sto vendendo la mia bicicletta e tu pensi che il prezzo sia un po' troppo alto, io ti posso dire: ma non penserai che io voglia fregarti, che significa che mi viene il dubbio che tu possa pensare che io voglia fregarti. Come si vede è molto più semplice usare il futuro per esprimere tutto questo.
Ci sono poi quei casi in cui concediamo qualcosa all'avversario, cioè alla persona con cui stiamo parlando. Sarà anche vero quello che dici, ma il problema è un altro. Significa che io non sono molto convinto che quello che dici sia vero, ma lo accetto, lo ammetto, te lo concedo, ma il problema è un altro. Avrà anche finito per primo, ma non ha fatto un buon lavoro. In questo caso ho usato un futuro anteriore. Avrà finito. In questo caso non sto tanto insinuando un dubbio, lo accetto, va bene, ha finito per primo, è un fatto, ma non è importante, non è la cosa più importante. La cosa più importante è che non ha fatto un buon lavoro. E per esprimere il fatto che non siamo convinti di qualcosa, per esprimere il nostro scetticismo, possiamo anche dire semplicemente sarà, quindi con il futuro del verbo essere, come si vede in questo esempio. Sarà, borbottò Don Camillo, al quale ogni tanto piaceva fare lo scettico blu. Non chiedetemi che cosa sia lo scettico blu, perché non lo so, non ho mai sentito questa espressione. Se qualcuno l'ha già sentita, me lo può dire nei commenti. Bene, grazie per avermi seguito fin qui. Se ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!